Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo già accennato nei video precedenti di altre CNC laser, tra l'altro c'è una playlist dedicata dove ho racchiuso tutte le CNC laser e i discorsi sulla stampa 3D. Date un'occhiata anche agli altri prodotti per farvi un'idea di quale può essere il più adatto per voi. Come dicevo, avevo accennato che non era l'ultima CNC perché ce n'era un'altra interessante, che è quella di oggi. Quella di oggi, ragazzi, è una CNC laser che probabilmente, almeno per ora, diventerà la mia definitiva, per due fattori principali. Ha un'area di lavoro di 8,10 x 4,60, quindi 80 cm per quasi mezzo metro, che addirittura può essere espandibile, comprando delle prolunghe dei profili, fino a 8,10 per un metro, 8,10 x 1030 per la precisione, che proprio iniziamo a fare cartellonistica di grosse dimensioni. No, a parte gli scherzi, è molto comodo avere un formato così per fare dei pezzi più grossi. Ovviamente richiede più spazio per l'installazione. Tra l'altro questa vedrete che poi va installata fissandola per forza su un piano, ma questo lo vedremo dopo. Secondo motivo invece è il fatto che finalmente troviamo una CNC con l'Air Assist. Cos'è l'Air Assist? È un sistema con una valvola, una serie di tubi che serve a mandare un getto d'aria nel punto in cui il laser brucia, perché il laser, ragazzi, incide e taglia perché brucia. Quindi soprattutto con legno avere dei tagli puliti e non bruciacchiati, a maggior ragione su spessori importanti, diventa impossibile senza l'assistenza dell'aria. Due fattori importanti: prodotto comunque di qualità, fatto bene, semplicissimo da montare, veramente con 4 viti avete montato praticamente tutta la CNC. Adesso vi do qualche dato. Si chiama Neige 3 Max, è l'ultimo modello che hanno inventato, monta un laser a doppio diodo che è il modello A40 640 640, laser a doppio diodo da 10 watt. Sono state fatte delle prove, delle misurazioni su altri canali, vi lascio qua la foto che ve lo fa vedere, ed effettivamente è un laser da 10 watt. Ci saranno un po' di accessori, una dotazione abbastanza completa. Sapete cosa facciamo? Adesso prima ve la faccio vedere, facciamo lo spacchettamento, vi faccio vedere tutta la procedura del montaggio, del collegamento dell'aria, la piazziamo insieme e facciamo poi qualche prova. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Scatola enorme che non ci sta neanche nell'inquadratura, spero di riuscire a farvi vedere il più possibile. Procedo con lo spacchettamento, anche perché sulla scatola non c'è assolutamente nessun dato tecnico, niente di rilevante. Troviamo un sacco di cosette, le tiro fuori, le dispongo sul tavolo e le guardiamo una per una. Partiamo dai profili che arrivano già preassemblati con i carrelli montati, già regolati senza gioco, però attenzione, guardate lo spessore di queste piastre che sembrano assolutamente ergal ricavato dal pieno e poi anodizzato, quindi una qualità mica male. Abbiamo poi un angolare molto lungo, due laterali anch'essi molto lunghi e anch'essi con questo piedistallo laterale sempre in alluminio, anche qua lavorato e ricavato dal pieno. Due profili che sono relativamente piccoli ma robusti. Abbiamo poi un altro laterale con montato il motore e parte dell'elettronica, già cablato con quest'altro particolare che sarà il movimento del braccio centrale con il carrello per il laser. Questo è per quello che riguarda la struttura. Abbiamo poi il manuale del laser stesso, il laser che vedo viene spedito e consegnato sottovuoto, quindi privo di aria all'interno, il nostro modulo. Ventola superiore di raffreddamento, il nostro modulo protetto da vetrino, tutta questa parte che è tutto dissipatore. Insieme abbiamo le istruzioni per il montaggio e la regolazione, cavo di alimentazione e alimentatore 12 volt 5 A. Poi troviamo un sacco di sacchettini, in uno troviamo ad esempio il cavo USB certificato di qualità e manuale utente con l'italiano a pagina 17 e tutte le istruzioni, compreso il download del software per tutte le varie gestioni che ha questa laser CNC. Abbiamo qua una rapida carrellata di immagini su come installare il prodotto, la fase dei collegamenti del cavo,
e abbiamo qua la scheda che specifica come fare la regolazione della messa a fuoco. Qui tutte le istruzioni per l'assistenza dell'aria che vedremo anch'esse più avanti. Abbiamo poi quest'altro scatolotto con due connettori, adesso poi lo analizziamo meglio. Il pulsante di arresto d'emergenza, una serie di campioni per le lavorazioni, gli immancabili occhialini di protezione con montatura in plastica nera e lenti di colore rosso. Qui abbiamo un sacchetto con tutto il meccanismo e i tubicini per l'air assist. Abbiamo quindi un tubo, dei raccordi, vedete, che trasformano da misura grossa alla misura piccolina di questo tubicino a innesto rapido, e qui abbiamo l'elettrovalvola che aziona il passaggio dell'aria. Abbiamo poi l'ultimo sacchetto con tutta la parte di accessori, viti, chiavi, giravite a croce, un po' di fascette, dei piedini in gomma adesivi, delle staffe e staffette che servono per il montaggio e per fissare tutta la CNC al piano di lavoro. Ok, ho allargato un po' l'inquadratura per riuscire a farvi vedere tutto quanto. Partiamo con la disposizione dei pezzi principali e iniziamo ad assemblarli uno alla volta. Vi farò vedere tutto passo passo. Qui iniziamo con l'assemblare questo laterale di sinistra che va in questa posizione, che bisogna semplicemente far coincidere questa parte in alluminio, diciamo chiaro, con questa parte del profilo posteriore. Vedete che si incastra qui perfettamente e abbiamo il foro con la vite. Basta semplicemente metterli in questa posizione, prendere la vite grossa con l'inserto a brugola e imboccarla nel profilo. Vedete, semplicissimo, montaggio preciso. Lo posizioniamo qua e facciamo la stessa cosa su tutti e quattro gli angoli. Anche da questa parte prendiamo il profilo col motore e procediamo al montaggio nello stesso identico modo. Ok, una volta preassemblata tutta la struttura, verificate che sia ben solida, ben appoggiata al piano, che deve essere perfettamente piatto, e serrate le quattro viti ai quattro angoli. Potete notare che studiando, realizzando queste due parti che combaciano perfettamente una con l'altra, hanno risolto il problema dell'assemblaggio con una semplice vite. Ora, tramite queste piccole staffette in alluminio che andremo a montare qua, in queste due posizioni, fisseremo poi in seguito questa traversa. Tramite queste piccole vitine nere con la testa a brugola e il dadino M3, dobbiamo fissare questa staffetta qua su questi due fori, tenendo la parte con le asole orizzontali libera per fissare il profilo in un secondo momento. Mettiamo quindi la vite da dietro, in modo che spunti qui davanti, appoggiamo la staffetta e imbocchiamo il dado. Stessa cosa per la vite di sotto, non è necessaria una chiave per tenere il dado dietro perché rimane già fermo abbastanza. Facciamo un serraggio deciso ma senza esagerare, fino ad ottenere la staffetta montata in questo modo. Dopo aver fatto il carrello di destra ci spostiamo sul carrello di sinistra. L'operazione qui è leggermente diversa perché bisogna nella realtà dei fatti tagliare le fascette che tengono questa calza. Anche qui nella stessa posizione dobbiamo montare la staffetta in questo modo, ma dobbiamo aggiungere anche questa staffa più grossa che va montata esattamente qua dietro in prossimità dei fori. Stesso sistema, ma questa volta dobbiamo usare le viti a brugola nere, quelle un po' più lunghe. Quindi in questo modo, tenendo questa parte lavorata di sopra, questa parte con i due fori e il foro grosso da questa parte. Inseriamo la vite nella staffa, la facciamo passare nel foro e andremo poi a fissarla nella parte dietro col dadino. Stessa cosa di sotto, quindi vite lunga che passa attraverso il foro e da dietro mettiamo il dadino. Fissata in questo modo dietro con i due dadini. Prendiamo poi il profilo angolare che da una parte, come vedete, ha due fori normali, mentre dall'altra ha due fori con la sede svasata. La parte con i fori non svasati la fisseremo su questa staffetta con due viti di queste nere corte con la testa cilindrica normale. Facciamo quindi vite e dadino, stessa cosa sotto, vite e dadino. Non tiriamo ancora completamente le viti,
mentre invece dall'altra parte usiamo appunto le viti con la testa svasata e procediamo al fissaggio allo stesso modo con vite e dadino usando il cacciavite a croce in dotazione. Proviamo a presentare il profilo con la torretta porta laser, inserendola sempre con lo stesso sistema della struttura principale, inserendo questo inserto. Verifichiamo quindi che il profilo e l'inserto entrino perfettamente in questa sede, facendo attenzione a lasciare il cavo del motore piatto sulla parte inferiore che passi in questa sede che è stata creata appositamente per non schiacciarlo. Il profilo si incastra perfettamente e inseriamo di nuovo una di queste viti con la testa brugola più grossa, la imbocchiamo tirandola senza esagerare, facciamo la stessa cosa dall'altra parte e poi serriamo sia la vite grossa che le viti della staffetta per tirare tutto nella posizione corretta. Ok, se arrivati a questo punto succede come me che ho fatto passare il cavo della torretta qui in mezzo, non vi preoccupate perché la torretta è comunque da scablare, quindi anche qui bisogna tagliare queste due fascette. Possiamo tranquillamente staccare il cavo del motore, farlo passare nella sua posizione originale, perché adesso qui dovremmo di nuovo montare questa staffetta angolare identica all'altra in questa posizione, utilizzando due viti nere di quelle corte con due dadini. Quindi staffa che sta appoggiata qui all'interno, vite passante. Noterete che la vite tende a avvitare già in questo supporto come se fosse filettato, ma in realtà è necessario anche il dado posteriore. Notate bene che questa struttura su cui abbiamo inserito queste due viti passanti in realtà è una resina, è un particolare composto tagliato a laser per migliorare la leggerezza ma allo stesso tempo garantendo la rigidità della struttura. Abbiamo quindi un misto di estruso in alluminio, supporti ricavati dal pieno, supporti angolari in alluminio, rinforzi in alluminio, tutta la parte in acciaio della viteria e questa speciale resina con cui è stata costruita ad esempio la torretta sia dietro che davanti, mentre il supporto per il laser è in alluminio. Ok, arrivati a questo punto, con il carrello fissato e la staffa montata, dobbiamo usare questo profilo angolare che abbiamo montato prima per fissare il carro armato. Prendiamo quindi uno dei due carri armati, sono assolutamente identici. Il cavo che abbiamo staccato in precedenza dobbiamo farlo passare qui attraverso questo foro di questa staffa, in questo modo, e dobbiamo farlo passare attraverso il carro armato. Magari per aiutarvi fissate il connettore verde sulla piattina rossa con un pezzo di nastro, altrimenti potrebbe incastrarsi. Prendete il carro armato in questo modo, facciamo entrare tutto il cavo rosso che automaticamente si porta dietro anche quello verde. Il carro armato va fissato qui in questa posizione dove abbiamo questi due fori tramite le solite due viti corte e due dadini. Lo fissiamo con la chiave a brugola senza esagerare e vi consiglio di tenerlo un pelino staccato dall'angolo per agevolare il movimento. Dall'altra parte il carro armato va fissato tramite quest'asola e questo foro alla staffa che abbiamo appena aggiunto poco tempo fa, sempre con due viti corte e due dadini. Liberiamo dal nastro i connettori che avevamo legato, il cavo rosso lo facciamo passare attraverso questo foro e andrà collegato poi al laser. Il cavo verde possiamo riattaccarlo sul motore principale, in questo modo. Ci spostiamo sul lato e attacchiamo anche i motori che prima non avevamo collegato. Ora il cavo rosso è quello che va collegato al laser, in questo modo. Dopodiché inseriamo il laser nella slitta, questo supporto viene estratto da questa vite e va a pinzare perfettamente il laser in questa sede. A questo punto, con il carrello montato e tutto fissato, cerchiamo di verificare che il carro armato faccia la sua funzione e che il cavo sia posizionato e lungo abbastanza da permettere il movimento intero di tutto il carrello. Ora andiamo avanti col montaggio dell'elettrovalvola per l'air assist che andrà posizionata su questa staffa. Prendiamo il blocchetto dell'elettrovalvola, tramite questi due inserti filettati da 4 andremo a fissarla sfruttando questa posizione, in questo modo. In realtà ci vanno due viti M4 molto corte che non erano in dotazione, me ne sono dovute procurare due, spero sia una mancanza del mio esemplare.
Sempre su questa staffa dobbiamo fissare l'altro carro armato, quindi tenendolo al momento vuoto dobbiamo sfruttare questi due fori per fissarlo in questa posizione, sempre con due viti corte e il dadino sopra. Fori che in questa parte non sono proprio precisi, vedete che ho dovuto mettere le viti un po' di traverso, ma comunque si riesce a fissare. Arrivati a questo punto, qui sulla scheda lateralmente dobbiamo connettere il cavo, quello che arriva dal profilo principale nero che ci ritroviamo in giro sulla porta dell'asse Y. Poi bisogna prendere il cavo dell'attuatore per l'air assist e connetterlo al connettore tutto a destra, denominato M8. Abbiamo poi ancora il connettore DOR e il connettore M7. Sul connettore M7 possiamo collegare questa centralina che abbiamo trovato prima, che non è altro che un relè per gestire l'accensione e lo spegnimento. Vedete che è un semplicissimo relè di scambio a 12 volt che va a interrompere il passaggio di fase neutro, quindi se vogliamo comandare in automatico l'aspirazione tramite la scheda basta collegare questo relè di controllo alla porta M7 e quando viene attivato l'air assist questo schedino fa partire il nostro aspiratore. Mentre sul connettore DOR possiamo attaccare il cavo del fungo di emergenza, che non è obbligatorio montare e che nella realtà dei fatti non ha una sua posizione sulla struttura della nostra CNC laser, però possiamo praticare un foro in un banco nel posto dove andiamo a installare la CNC per avere il fungo di emergenza. Non collegandolo al connettore DOR la CNC continuerà a lavorare e non avrà il pulsante di arresto. Ora dal carro armato qui dentro dobbiamo far entrare il cavo USB e il cavo di alimentazione che andranno collegati qui sulla scheda madre. Anche qui, se attaccate i due cavi insieme con del nastro, sarete agevolati nell'operazione, evitando che si incastrino nel tragitto. USB e il cavo di alimentazione. Ora, arrivati a questo punto, bisogna prendere il tubicino per l'aria che danno in dotazione, inserirlo qua nel connettore rapido. Basta spingerlo finché arriva in battuta, lui non esce più e ci darà la possibilità di far passare l'aria necessaria. In questa zona del profilo AL dovrebbe esserci un foro per mettere una fascetta che nel mio caso non c'è, quindi provvedo io a praticare due fori per avere la possibilità di inserire una fascetta e assicurare sia il cavo che il tubicino, ma attenzione a non stringere troppo il tubicino per non pizzicarlo. Deve quindi rimanere in posizione ma sempre libero. Anche in questa zona dove invece ci sono già i fori vado a mettere una fascetta che tiene solo i cavi. Ora il tubicino dell'aria deve anche lui passare attraverso tutto questo carro armato, aiutandosi con la calza e muovendolo non diventa troppo difficoltoso infilarlo, ma comunque ci va un attimino. Cerchiamo di accompagnarlo in favore di piega per non strozzarlo. In questo modo si muoverà anche lui nel carro armato. Lo facciamo passare sotto questa staffa e lo facciamo uscire da questo foro. Ora ci viene dato in dotazione questo pezzo di plastica, tra l'altro stampato in 3D, neanche proprio bellissimo, che serve a fare da supporto per questa cannuccia all'interno della quale passerà l'aria compressa, raccordandola direttamente col tubicino, che verrà poi montato direttamente sul laser e orientando la cannuccia otterremo un risultato del genere. Però a me questa soluzione, vi dico, non mi soddisfava per nulla, non l'ho neanche provata, poi magari funziona abbastanza bene. Allora ho fatto che andare su Thingiverse, basta che cercate Air Assist o comunque Neige, escono un sacco di accessori di upgrading da stamparsi in casa per migliorare questo prodotto, ma come molti altri. Ho scelto un modello che mi ispirava per semplicità di stampa e per forma, diciamo, con questi due canali che convogliano l'aria e il laser, che mi ispirava parecchio, e adesso facciamo che montarlo e poi la proviamo direttamente con il convogliatore per l'aria che abbiamo appena prodotto. Esce sia il raggio laser che l'aria incanalata tramite questo condotto.
Ecco, in questa fase noterete che è molto importante fissare la CNC a un piano, possibilmente in legno, perché è più comodo avvitare le viti, anche perché tutta la parte del carro armato laterale va a sua volta fissata al piano. Un consiglio che vi do: mentre la fissate, controllate con una squadra che gli angoli siano effettivamente a 90 gradi. In questo modo, se non sono perfettamente in squadra, potete, diciamo, allentare le viti, fargli fare un minimo di torsione su se stessa per avere tutti gli angoli perfettamente allineati. Laser CNC montato. Ho dovuto fare questo tipo di collegamento con un tubo Rilsan rigido e un adattatore costruito con quello che ho trovato a casa per andare al mio compressore. Importante: se vi attaccate a un compressore domestico, la pressione non deve essere superiore al bar e mezzo. Tutta la connessione, il tubo che arriva all'air assist, e inoltre mi sono anche stampato questo distanziale da 22 mm che è la distanza ideale per la messa a fuoco, soprattutto per quanto riguarda le incisioni. Ora è il momento di parlare di software. Vi lascio in descrizione un link molto importante, che è quello per accedere alla pagina, diciamo, di aiuto, di supporto ufficiale sul sito Neige. Questa pagina sarà divisa per step, dove troverete tutto il riassunto delle istruzioni per il montaggio, dove troverete lo schema del collegamento, le istruzioni per come fissarla. Arriveremo poi alla parte del software download. In questa sezione troverete il software Neige 612. Troverete inoltre i componenti necessari, se non li avete, che sono i driver e il Net Framework di Windows 4.8. Trovate anche l'APK dell'app per Android. In seguito troverete anche i driver per usare la CNC con laser GRBL, o eventualmente, se già lo usate, già lo conoscete, avete anche tutto il supporto e le spiegazioni per configurare il software Lightburn. Scorrendo la pagina troverete ancora le spiegazioni su come mettere i materiali da lavorare e la spiegazione su come regolare la messa a fuoco del laser, perché questo laser, tramite questa vite ottonata che è posta nella parte inferiore, permette di fare una correzione per ottenere dei migliori risultati, come diciamo incisione su legno ad esempio. Questa è una procedura che si può fare manualmente con un cacciavite, o anche qui su Thingiverse esistono dei progetti di pomelli da stampare per fare una regolazione più comoda. Io non ho avuto bisogno di regolare il fuoco, perché seguendo questo schema, se il pezzo da lavorare viene posto esattamente a 22 mm, abbiamo già la messa a fuoco ottimale. Troveremo poi ancora le opzioni per collegare l'Air Assist e tutto quello che concerne l'utilizzo del software proprietario di Neige. È un software che serve per la maggior parte per incisioni, ma soprattutto vi farò vedere che serve la prima volta per mettere in condizione la CNC di lavorare. Appena lanciate il software, appena scaricato, che non ha bisogno di installazione, la prima cosa che farà è controllare il firmware della CNC. Se è obsoleto, viene notificata la presenza di un aggiornamento, basta premere il pulsante flash e farà in automatico tutto da solo, portandola all'ultima versione disponibile di firmware. Ok, la parte del software non ve la faccio vedere particolarmente nello specifico, perché l'avevo già analizzata meglio nei video precedenti. Molto importante: se usate il programma della Neige, ogni volta che uscite dal programma avete varie opzioni. Potete uscire senza fare nulla, uscire e spegnerla, oppure uscire e metterla in GRBL mod. Se non fate questo passaggio non viene riconosciuta da software esterni. Ora farò una prova di taglio del logo Neige, tra l'altro la faremo prima con l'assistenza dell'aria e dopo senza l'assistenza, per farvi capire le differenze. Ok, questo è il risultato. Quindi pezzo tagliato con una ottima pulizia del taglio. Qui ho dovuto fare due passaggi ad esempio, vedete, pezzi molto carini, taglio pulito. Ora vi faccio vedere cosa sarebbe successo senza l'Air Assist. Ok, ho staccato il connettore dell'elettrovalvola, adesso mando la stessa lavorazione senza l'ausilio dell'aria. Ok, vedete la differenza di
pulizia, ok? Qui abbiamo tutti gli sbuffi del legno che giustamente ha bruciato, i pezzi sono comunque tagliati, ma chiaramente c'è una notevole differenza di pulizia. Ora poi questi sono pezzi molto piccoli, questa CNC non nasce per fare lavorazioni così piccole, ma si chiama Max ed è grande apposta, però era giusto per farvi capire sul legno come si comporta l'iRustist e le differenze che ci sono tra usarlo e non usarlo. Adesso però, visto che promettono di riuscire a tagliare il legno fino a 20 mm, proviamo proprio con un 20 mm. Sempre con l'iRustist, perché altrimenti diversamente senza avrebbe praticamente preso fuoco. Vediamo, farò una velocità di 120 mm e farò inizialmente 3 passaggi. Vediamo se non bastano, magari ne faccio altri. Ok, vedete che è riuscito a tagliare il pezzo, ovviamente è tutto bruciato perché è molto spesso, però anche sulla parte diciamo che rimane intera il taglio risulta molto pulito, soprattutto non è bruciato intorno. Queste cose senza l'assistenza dell'aria non si possono ottenere. Di passaggi non ne ho fatti 3 ma ne ho fatti 10-11, però per assurdo potete andare avanti a fare tagli finché il laser non passa senza compromettere il risultato finale. In questi casi diventa molto utile un tappeto come questo. Anche di questo vi lascio poi il link in descrizione, serve apposta a vedere quando il laser ha oltrepassato l'oggetto da tagliare. E perché non provare a incidere del cuoio? Ok, incisione sul cuoio che viene in modo spettacolare. Avete visto che tendeva ad alzarsi perché scaldandosi si piega. Chiaramente questo è un pezzettino piccolo di prova. Con dei pezzi più grossi non dovreste avere problema, ma al limite gli mettete dei pesi, qualcosa per tenerlo giù. Però guardate che risultato. Già che ci siamo, la prova che è sempre un po' complessa, soprattutto lunga, test di incisione dell'acciaio inox. Farò il mio logo piccolino da 2 cm, giusto per vedere se riesce a farlo e quanti passaggi richiede. Ok, acciaio inox finito, vedete che siamo riusciti ad inciderlo. Questo qua è stato fatto con una potenza del 100%, un avanzamento di 100 mm e qui abbiamo 2 passaggi. Se facciamo molti più passaggi, vedete che l'incisione tende a scurire, ma chiaramente i tempi di incisione aumentano tantissimo perché già usiamo una velocità lentissima, fare più passaggi richiede più tempo, però in base a quanto volete, diciamo, scura l'incisione, fare molti più passaggi. Calcolate che per fare sto pezzettino qua ci ho messo, non sono riuscito a controllare, ma ci ho messo qualcosa come 6 o 7 ore, poi ho desistito. Chiaramente più andiamo sul grosso e più non abbiamo bisogno di un'alta definizione. Proviamo a fare anche una stampa di un'immagine, di una grafica, di un qualcosa su legno, anche se secondo me questo prodotto, questa CNC, è destinata più al taglio, anche perché ha un laser che comunque, nonostante la messa a fuoco, risulta non proprio piccolissimo, quindi non si riescono a fare stampe molto definite. Oppure scaricando quest'app N-Scanner, questa che
si chiama Neige Scanner, abbiamo la possibilità di scansionare il QR code che abbiamo qui sullo schermo, vedete, per stabilire una connessione diretta online col PC. In questo modo noi possiamo scegliere o creare o scaricare un'immagine sul nostro smartphone, sceglierla tranquillamente dentro l'applicazione, possiamo modificarla, editarla, possiamo fare un sacco di cose. Una volta scelta l'immagine clicchiamo qua sotto Upload e vedete che arriva in tempo reale sul computer. Da qui poi possiamo mandarla in lavorazione. Allora, la CNC l'abbiamo vista, è un ottimo prodotto, è fatta bene, avete visto che anche tecnicamente ci sono delle soluzioni di materiale, insomma, non comuni. Abbiamo fatto varie prove, il cuoio ovviamente è facilissimo da stampare. Non ho fatto la prova, ma sapete che si può stampare tranquillamente il TPU, ad esempio, delle cover dei telefoni. Quello che mi interessava era appunto capire il discorso del taglio sul 20 mm e riuscire a fare dei tagli del genere sul legno così spesso, con questa pulizia sulla faccia, diciamo quella bella, quella che si vede, è una cosa secondo me molto importante. Bene, dove la prendiamo questa CNC? Questa CNC intanto è di fascia leggermente più alta, quindi vi dico già siamo intorno ai 600 euro di prodotto. Vi lascio il link per il sito ufficiale Neige, dove costa $599. Sul sito Geekboing costa 582 euro, però la troviamo anche direttamente su Amazon, spedita in tempi veloci con l'assistenza che conosciamo, a 584 euro. Quindi io non voglio consigliarvi perché no, perché sì, però secondo me a questo punto costa uguale, la prendete su Amazon, vi arriva in tempi brevi, se c'è qualcosa che non va c'è tutta la procedura di reso e un altro comprare, però liberissimi di comprarla dove preferite. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande particolari sul prodotto non esitate a chiedermelo. Se la comprate e avete difficoltà ad usarla e a trovare i valori corretti, come dico sempre, con questi prodotti non fa tanto fede seguire la tabella, bisogna imparare a conoscerli. Fate delle prove su diversi materiali, vi segnate i valori, perché alla fine qui si gioca su percentuale di laser da 0 a 100% e velocità di avanzamento. Non è che abbiamo chissà quanti valori da impostare. Una volta che trovate quelli giusti in base ai materiali, vi fate un vostro database, perché alla fine è quello vero che conta, e man mano che poi vi trovate a riprendere in mano gli stessi oggetti, sapete già come lavorarli al meglio. Se il video vi è piaciuto, come al solito un bel like, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video o in una diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli!